Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere se la relazione che avete diventerà qualcosa di più sostanzioso, qualcosa di più consistente, se diciamo così potrà svilupparsi in qualche cosa di serio. Allora, abbiamo la scelta 1 che è il mazzo arancione e la scelta 2 che è il mazzo nero. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo arancione. Andiamo a vedere per voi se la storia, la relazione che avete con la vostra persona di interesse diventerà più seria, più concreta. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete anche ascoltare l'altra lettura e nel caso vogliate contattarmi trovate la mia email sotto nella descrizione del video, così come anche le previsioni del 2024, il link alle tarot pratiche del 2024 e inoltre vi ricordo che fino a fine febbraio c'è la lettura del karma in promozione. Se volete maggiori informazioni mi potete scrivere un'email. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un fante di coppe, la carta del mondo, un 9 di coppe, sette di coppe e diavolo, abbiamo un cavaliere di spade, la carta della morte e un asso di spade, ragazzi. Allora, devo dire che la relazione, perlomeno in apparenza o diciamo così in superficie, sembra essere piuttosto bella, sembra essere piuttosto completa, appagante, ho come la sensazione che sia piuttosto in equilibrio. Devo dire che c'è tanto entusiasmo, devo dire che sì, sento come se il cuore in un certo senso traboccasse. Potrebbe esserci qualche difficoltà a livello di distanza per qualcuno, può essere sia una distanza fisica, ma anche una distanza sociale. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere prima queste tre carte, poi andiamo a vedere le altre. Allora, il fante di coppe è spiegato da un 7 di coppe della sacerdotessa. 7 di coppe ce l'avevate già qui. Andiamo a vedere il mondo. Morte che avete già qui e re di coppe e 3 di coppe. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo la forza. E il mondo un'altra volta. Devo dire ragazzi, che tra i due i più convinti siete voi di questa relazione. C'è come una sorta di livello di staticità che avete raggiunto a livello di relazione, che però appunto è un po' statico questo livello, cioè non sta né andando avanti né andando indietro. Ripeto il discorso della distanza, secondo me c'è qualcuno che qui è distante. Può essere una distanza fisica, può essere una distanza sociale, una distanza anche emotiva per qualcuno. Io ho la sensazione che questa persona, sì, insomma, abbia come la necessità prima di terminare delle cose per suo conto.
Vi dico, qui abbiamo un 9 di coppe con la forza e il mondo. È come se ci fosse la necessità di ad un certo punto prendere la relazione, prendere la questione con due mani e dare una direzione a questa relazione. Devo dire che voi potreste essere quelli un po' più illusionati, come si dice in italiano, perché illusionato è in spagnolo. Non è proprio illusi nel senso, però con illusione, con entusiasmo, ecco. È come se foste parecchio entusiasti. Fate attenzione perché sì, vi sento in una forte apertura di cuore, ma avendo due volte il sette di coppe ci potrebbero essere qui delle idee che state un pochettino idolatrando. È come se qualcuno stesse facendo dei voli pindalici con la mente su come sarà il futuro con questa persona. Ecco, cercate di rimanere con i piedi per terra perché quando c'è il sette di coppe normalmente possono essere idee non del tutto concretizzabili. Andiamo a vedere il sette di coppe e la carta del diavolo. Queste sono tante, solo due per piacere. Allora abbiamo un 4 di pentacoli e il giudizio. Che interessante. Andiamo a vedere anche il diavolo. Ragazzi, io qui ho la sensazione che ci siano un po' troppe idee campate in aria con questa persona. C'è una... come vi posso dire? Allora, da un lato 7 di coppe può essere positivo perché è la carta di illusioni, è una carta di possibilità che si aprono, è una carta che vi fa, diciamo, valutare diverse alternative. Qui però ho anche la sensazione che è come se vi rendeste conto ad un certo punto, perché avete la carta del giudizio, ok? Che come se doveste smontare un pochettino questi castelli in aria che sono stati costruiti con il sette di coppe. Vi dico, c'è anche questa carta del diavolo. Qui ho come la sensazione che ci sia parecchia, ma parecchia passione nel bene e nel male. Cioè, avere tanta passione nel bene vuol dire trovarsi bene, che c'è affiatamento e tutto quanto. Nel male vuol dire che quando si litiga tutti e due sono persone accese, sono persone magari anche gelose, non è necessariamente detto, ma può succedere. Però ho l'idea che qui uno dei due faccia programmi più di quello che in realtà si potrebbero fare. Anche perché qui ragazzi finiamo con un re di spade, asso di spade e morte. Mm. Che non è che sia completamente negativo, la morte ce l'aveva qui il mondo. È come se ci fosse da tagliare con qualche atteggiamento, con qualche attitudine, con qualche amicizia. E per qualcuno è proprio con qualche relazione, devo dire. Come se l'altra persona avesse già magari una relazione o qualche frequentazione pregressa a voi, o come questa sensazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, abbiamo un asso di pentacoli e un 2 di bastoni. Io credo che qui ragazzi ci siano tante idee per la relazione, effettivamente si sta anche bene insieme, però è come se ci fosse uno dei due che è un po' più preso rispetto all'altro, sia nel presente sia a livello di progettazione futura. Vi dico, cercate di rimanere con i piedi per terra perché qui avete un 4 di pentacoli, è il caso di girarlo, quindi di rimanere ben, diciamo così, radicati non tanto a quello che sono le idee o quello che si potrebbe fare, ma a quello che è e a quello che si fa nel presente. Perché io qui ho come la sensazione che ci sia una certa componente di fretta
c'è una certa componente di velocità, anche di dominio, mi verrebbe da dire, perché c'è anche un re di spade. Quindi è come se qualcuno si, tra virgolette, imponesse un pochettino nei confronti dell'altro e questo stringe, cioè nel senso non lascia fluire le cose. Vi dico, c'è la carta della morte, quindi qui si tratta di rompere con qualche atteggiamento. Abbiamo un 6 di bastoni. Questo è rimasta lì così. È un 7 di spade. Potrebbe essere smettere di dire bugie, ma non perché necessariamente diciate bugie all'altro, ma possono essere le bugie che dite a voi stesso. E qui con 2 volte il 7 di coppe lo sento tanto. Qualcuno che si dà delle giustificazioni, ma si comporta così perché X, ma si comporta così perché X. Al di là del perché l'altra persona si comporti in un certo modo, il punto è, io sto male quando questa persona si comporta in quel modo, sì, bene. Quindi per me c'è da tagliare questo tipo di atteggiamento, perché la persona può avere 1000 motivi che comunque non riguardano noi, però nel momento in cui la persona facendo così ci fa star male è giusto comunicarlo. Infatti qui abbiamo un asso di spade, che è proprio una carta che mi invita a mettere le cose in chiaro. Con la carta della morte quello che si diciamo deve lasciare indietro è questo bisogno di riconoscimento da parte dell'altro. Tenete presente che avete l'imperatrice al contrario, avevate anche un 3 di bastoni, non un 2. Un 2 di bastoni. È come se doveste togliervi dalla testa certe idee di espansione con questa persona per il momento. Diciamo che le energie potrebbero anche essere positive, ma è come se ci fosse un capitolo da chiudere prima per poter poi dare il passo a questa relazione. Uno dei due sento che ha come una certa fretta, mentre l'altro no, l'altro si sta prendendo i suoi tempi, devo dire. Andiamo a vedere questo asso di spade. Abbiamo un fante di bastoni e un 5 di spade. Allora ragazzi, qui come vi dicevo bisogna mettere in ordine i propri pensieri, perché abbiamo un 5 di spade che parla di pensieri confusi, e di mettere le cose in chiaro, cioè io voglio questo, per me questo è valido, per me questo non lo è, dove vogliamo andare, oppure questo è quello che voglio io. Devo dirvi, c'è una certa componente egoistica da parte di uno dei due. Se così non fosse perché non lo avvertite, questo fante di bastoni è un po' come se fosse un consiglio a essere leggermente più egoisti. Cioè, non aspettate che sia sempre l'altro a muoversi, non aspettate che sia sempre l'altro a prendere iniziative o l'altra. Cercate di muovervi un pochettino di più per conto vostro. Non aspettate il riconoscimento da parte dell'altro. Perché è proprio quello che ho qui con il 6 di bastoni e la carta della morte, insomma. Andiamo a vedere un oracolo o uno di questi oracoli neri che mettono anche in evidenza, diciamo, i lati d'ombra della relazione, non sempre, non sono tutte carte negative. E poi andiamo a vedere gli angeli del cuore. Ragazzi, devo dire che comunque qui per far sbocciare, diciamo, la relazione bisogna parlare. La cosa fondamentale è questo asso di spade. Quindi, primo, chiarirsi le idee e qui ci sarà questa fase perché avete la carta del giudizio. Dopodiché, una volta che vi siete chiariti le idee, è giusto comunicare quello che voi pensate. Si tratta anche di mettere, adesso qui il 9 di bastoni non c'è. Stavo per dire che si tratta di mettere dei paletti. Non sono paletti nel senso che vi dovete difendere, sono paletti nel senso che dovete tipo dare un ultimatum. A me va bene, a me non va bene così, vedi tu cosa devi fare. Ecco, c'è questo tipo di atteggiamento da dover lasciare andare, che può essere sia un atteggiamento, come vi posso dire,
È come se qualcuno avesse un atteggiamento troppo comprensivo, troppo compassivo, che non giova alla relazione. Cioè, è un po' come se vi dicessero di tenere un pochettino più sulla corda l'altra persona, di non fargliele passare tutte lisce, di non giustificarlo sempre o giustificarla sempre, insomma. Ecco, appunto. Allora, qua questa carta parla di un rincorridore, penso che si chiami, qualcuno che rincorre in una relazione di codipendenza. Qui abbiamo il diavolo, ragazzi, è facile. E parla anche di qualcuno che ha paura ad essere abbandonato. Quando si ha paura di essere abbandonati, molte volte si accetta di tutto, anche che l'altra persona abbia una terza figura, pur di non perdere quel pochettino, quella briciola che quella persona ci dà. Perché? Perché in quel momento è l'unica persona che ci dà. E quindi noi poi si pensa, l'umano tende a pensare che è l'unica persona che ci sta dando affetto e quindi è meglio, diciamo, raccogliere questo tipo di affetto piuttosto che star senza. Ok? Però si rischia veramente poi di legarsi con persone che non sono completamente disponibili per noi. Sento una componente di fretta o qualcuno che è come se non volesse arrivare a quagliare, a trovare un accordo, a... Sì, insomma. Andiamo a vedere. Ok. Pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Sì, qui è un po' come se vi dicessero di sintonizzarvi sulle vibrazioni positive, anche un po' per uscire da questa situazione di corsa all'altra persona. Il fatto che ci sia il fante di bastoni qua, io lo sento come, diciamo, un consiglio per voi sul diventate più egoisti. Cercate di capire che cosa fa bene a voi. Egoisti, diciamo in senso buono. Cioè, tra l'egoismo e l'amor proprio la linea è abbastanza sottile. Però qui è un po' come se vi dicessero, appunto, diventate egoisti. Cercate di capire che cos'è il vantaggio per voi, che ritmo volete seguire voi, di che cosa avete bisogno voi. Vi dico, la relazione, ragazzi, non la sento migliorare rispetto a com'è adesso nel presente, però sì che sento un certo tipo di, come vi posso dire, di punto al quale si arriverà, dove credo che molte persone diranno o dentro o fuori, soprattutto se l'altra persona ha già altre amicizie, altre relazioni in piedi. Devo dire che per molte persone è più una relazione di sesso che non di amore. Sì, si sta bene insieme, magari si chiacchiera bene, si condivide il tempo, però ecco, poi da lì a dire che potrebbe diventare una relazione proprio d'amore, qui le carte vi dicono pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Diciamo che creare pensieri con vibrazioni positive attira pensieri con vibrazioni positive. Questo non vuol dire che attirerete questa persona, anche perché non la sento tanto in linea con voi. Cioè, la sento un po' troppo, come vi posso dire, scaltra per voi. Voi vi sento tanto innamorati, qualcuno, non tutti. E soprattutto ingenui, ragazzi, con tante idee per la testa, tante illusioni per la testa. Quindi cercate di essere concreti quando pensate. Va bene pensare alla vita con ottimismo, ma di tutte le opportunità che potrebbero esserci, valutate bene quali effettivamente sono opportunità o che cosa vi è stato detto solo per illudervi e per tenervi agganciati. Tipo, andremo in vacanza insieme quando mi sarò lasciato con mia moglie. Se sono 2 anni che non si lascia con la moglie, ragazzi, le vacanze insieme ormai non le farete più. Chissà quando lascerà la moglie. Ok, quindi qui si tratta un po' di dire, ok, hai già questa relazione, vedi che cosa devi fare con me perché io in una relazione a 3 non ci sto più. Io merito amore. E quindi qui con l'asso di spade è un po' come dire, ok, adesso basta. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile per darvi qualche spunto di riflessione. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona, se non vi risuona,
E potete anche mettere like se comunque vi è stata utile, potete iscrivervi al canale oppure condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo nero. Anche per voi andiamo a vedere se questa relazione diventerà qualcosa di più concreto. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi invece potete scrivermi una mail all'indirizzo che trovate sotto in descrizione, e sempre in descrizione ci sono i link per l'oroscopo del 2004, il link per le tarot pratiche, e vi informo inoltre che fino a fine febbraio c'è la lettura sul karma in promozione. Bene, ok, partiamo subito con un 9 di bastoni. Una regina di denari. Un 7 di bastoni. Matto. Abbiamo una regina di bastoni. Asso di coppe. Bene. Ragazzi. E mago. Allora, devo dire che qui la relazione parte, diciamo, in maniera un pochettino confusa. Allora, innanzitutto devo dire che ho come l'idea che ci sia una forte paura di perdere l'altro, o una forte paura che si ripresentino dinamiche del passato. C'è anche questo 7 di bastoni. Adesso andiamo a vedere poi carta per carta, però ho la sensazione che anche se voi cioè nonostante, diciamo così, le vostre paure, potrebbe essere una buona relazione, nel senso che comunque con questo 7 di bastoni sento una sorta di vantaggio a livello di relazione. Andiamo a vedere carta per carta così riesco a essere più specifica. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di pentacoli e un 4 di pentacoli. Probabilmente la vostra preoccupazione potrebbe essere a livello materiale, a livello di gestione magari delle risorse con questa persona, a livello di gestione di tempo. Andiamo a vedere la regina di denari. 7 di bastoni nuovamente. E regina di spade. Sì, qui ho un po' la sensazione, ragazzi, che le regole del gioco le faccia l'altra persona. Anche se poi in realtà non è che faccia molto a livello pratico, sono regole più mentali. Guardate, ho anche la sensazione che l'altra persona non sia poi così calda, diciamo, come voi, cioè potrebbe essere una persona tendenzialmente fredda. Questo non vuol dire che non provi sentimenti, ma magari fa fatica ad esprimerli, quello sì. Sia a livello emotivo sia a livello pratico, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. Re e regina di spade.
e asso di coppe che avete già qui. Sì, ragazzi, ripeto, secondo me la relazione è, diciamo, vantaggiosa, nel senso che comunque potreste addirittura essere sulla stessa linea di pensiero, però ecco, forse quello che vi preoccupa è un po' la concretezza, il fatto che l'altra persona magari non faccia molto. C'è questo potenziale dell'asso di coppe, quindi c'è questa apertura del cuore, c'è questo nuovo inizio, c'è questo incontro, però ripeto, è più come se fosse un'ideologia, l'idea di innamorarsi, l'idea di avere una relazione insieme, l'idea di costruire qualche cosa insieme, che da un lato vi attira ma dall'altro vi spaventa. Andiamo a vedere il matto. Mm. Devo dire, ragazzi, che potrebbe esserci una terza persona annessa e la vedo qui con questa regina di bastoni. Qui abbiamo re e regina di spade e qui c'è la regina di bastoni. Effettivamente potrebbe esserci un'altra persona, potrebbe esserci proprio una storia, devo dire, un'avventura di uno dei due qui. Di chi potrebbe essere questa avventura? Potrebbe essere un'avventura di semplicemente di sesso, ve lo dico. Però comunque sta di fatto che o c'è stata questa avventura e di conseguenza con questo 9 di spade c'è la paura che questa situazione si ripresenti, oppure c'è, è ancora attiva. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Mm. 9 di spade e regina di denari. Potrebbe essere un ex, potrebbe essere un'ex moglie. C'ero forte questa cosa della ex moglie, che magari è ancora lì che fa capolino e non è completamente terminata la relazione. Se non è l'ex moglie potrebbe essere semplicemente una persona esterna, ragazzi. Ho l'idea che potrebbe essere una persona inerente al mondo del lavoro o se ci sono figli, inerente il mondo dei figli. Vi faccio un esempio, la maestra del figlio di lui o il professore del figlio di lei, ipotesi. Andiamo a vedere questo bellissimo asso di coppe perché comunque ce l'avete e ce l'avete anche qui. Io sento che il sentimento qui potenzialmente c'è. È solo frenato o da questa situazione o dalla paura che si ricrei questa situazione. Andiamo a vedere questo asso. Abbiamo un 9 di bastoni e il sole. Allora, devo dire che sì, sento parecchio trasporto nei confronti dell'altro, come se ci fosse effettivamente un'intesa sia a livello mentale e anche qualche sentimento a livello emotivo, però è come se ci fosse questo impedimento, che può essere o un ex, come vi dicevo prima, oppure un'avventura che potreste avere voi o l'altro, però potrebbe essere appunto un'avventura di tipo sessuale, vi dico, che o c'è stata e è ancora al suo alone, oppure c'è ancora, è ancora attiva. Per molte persone sento che è ancora attiva, quindi siete in una relazione a tre. Andiamo a vedere questo mago. Eremita. E 9 di spade. Allora ragazzi, il mago di per sé è una bellissima carta perché parla di un inizio, di qualche cosa che si trasforma, è la carta dell'alchimista, quindi è colui che prende l'energia pesante e la trasforma. E qui abbiamo la carta dell'eremita e l'otto di spade. È come se ci fosse un certo tipo di pensiero. E qui lo rivedo con il 9 di spade,
che avete bisogno di rielaborare, perché così come lo state facendo vi porta ad autosabotarvi. Fatevi una sorta di esame di coscienza. Con la carta dell'eremita ci potrebbe proprio anche essere l'esigenza di allontanarsi per un tempo, per vederci meglio, per vedere più chiaro che tipo di sviluppi potrebbe avere questa relazione. È come se la relazione avesse bisogno di aria. È come se ci fosse bisogno di un momento di distacco per capire effettivamente quanto ognuno dei due tenga all'altro. Perché qui, con questo 9 di bastoni al contrario, io ho anche la sensazione che qualcuno si stia o andrà per arrendersi. Voglio un'altra carta per questo sole. Mm. Ruota della fortuna e 7 di spade. Ragazzi, qui c'è qualche tipo di pensiero, qualche tipo di realtà, qualche tipo di questione che non è molto chiara. Vi dico, c'è un 7 di spade e il sole al contrario. Siate onesti con voi stessi, inerente a quello che provate per l'altra persona. Non dovete essere, non sto dicendo che dobbiate essere onesti con l'altro, però perlomeno prima di tutto siate onesti con voi stessi. Vi fa star bene, non vi fa star bene? Quanto vi fa star bene? Quanto vi sentite effettivamente in un gruppo, in una relazione? Quanto realmente vi sentite e sentite l'altro innamorato o quanto è solo frutto del parlare? Cioè, vi dicono credo di essere innamorato o sento di essere innamorato, perché il credo è mentale. Il sento è del cuore. È molto importante ascoltare le persone durante la fase di spiegazione di qualcosa, perché in base alle parole che usano, voi capite molto di come pensano, delle intenzioni che hanno. E qui è come se doveste fare chiarezza mentale prima di tutto voi, vi dirò. C'è la possibilità di un nuovo inizio, vedo, con questa persona. Mi viene anche da dire che ad un certo punto si tratta di parlare con il cuore in mano, cioè per la serie, queste cose qui non mi fanno star bene, su questo argomento ho confusione mentale, ho bisogno di cambiare le dinamiche di comportamento. Sette di spade è una carta di avidità. È una carta di qualcuno che pur di ottenere quello che vuole, racconta anche bugie. Quindi, siccome qui abbiamo questa intesa mentale, c'è tanta parola, tante idee, e poi qui abbiamo la confusione mentale, voi basatevi di più su quello che l'altra persona fa, che mi sembra che con questa regina di denari non faccia molto per adesso, però comunque cercate di chiedere delle conferme di tipo concreto, non di tipo verbale, perché con le parole siamo tutti bravi, si può dire qualsiasi cosa e la mente poi viaggia. Andiamo a vedere negli oracoli che cosa vi dicono, perché qui ho questi oracoli che parlano anche di lati ombra della relazione, e poi andiamo a vedere con gli arcangeli del cuore. Vediamo che cosa vi vogliono consigliare. Mi piaci. Piacete a qualcuno. Flirt e appuntamenti. Ragazzi, se questa persona per caso non la conosceste ancora o non ci fosse ancora una relazione, diciamo, conclamata, nel senso che magari è solo una questione di sguardi da lontano, primo potrebbe essere sul lavoro. Secondo, rinnovo il c'è tanta sintonia mentale, però c'è anche confusione su quello che vuole l'altro, come se nessuno di due si esponesse. E potrebbe nascere un'avventura, vi dico. Se siete ancora, diciamo, nella fase di corteggiamento, ecco. E poi c'è anche qui, come nella lettura prima, parla di una relazione di codipendenza. Parla di qualcuno che sta ascoltando l'ego e di avere paura dell'intimità. L'intimità non è l'intimità sessuale, l'intimità emotiva. Qui si tratta di mettere a nudo il proprio cuore, di dire sì, ok, provo questa cosa qua per te, tu come sei messo o come sei messa.
Mm. Andiamo a vedere, ragazzi, ancora una carta degli angeli del cuore. Però sì, qui ci potrebbe essere una terza persona ehm, in questa relazione e diciamo che le cose potrebbero anche non essere completamente chiare tra di voi. Ho l'idea che ci sia qualcuno che cerchi di flirtare con voi, ma che poi quando sia ora di dire ok, lo ascolta, cosa facciamo? Ma no, ma io c'ho un'altra persona. Tirano indietro, come quest'idea. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo degli angeli del cuore. Comunque ragazzi, qui abbiamo due assi e quindi potenzialmente le cose possono iniziare ad un altro livello, ma dovete prima un pochettino mettere le cose in chiaro a livello progettuale, dove va la relazione, cosa vogliamo dalla relazione, cosa siamo disposti a dare alla relazione. Ok, grazie. Separazione, infatti vi ho detto prima che potrebbe esserci bisogno di un momento di aria all'interno della relazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Ora, io qui sinceramente non vedo la distanza fisica, potrebbe essere una distanza mentale proprio dovuto a quel restyling mentale di cui vi parlavo prima, come se aveste bisogno appunto di mettere prima chiarezza mentale dentro di voi, dopodiché, una volta che avete capito che cosa volete voi dalla relazione, potete esporlo agli altri, all'altra persona. Però, ecco, siate franchi, sia con voi stessi, sia con l'altro. Cioè, mm, per la serie questo tipo di atteggiamento non mi piace, o vorrei qualche cosa di più, o io dentro le relazioni a tre non ci sto, o cose di questo genere. Però dite le cose come stanno subito. Anche se la persona sta flirtando e diciamo l'interesse non è dichiarato, parlate in terza persona e dite, ah ma a me le storie a tre non piacciono, non mi infilo. Cioè cercate di dare dei messaggi all'altra persona anche se la chiacchiera non è diretta, non è aperta, diciamo così, no? Non è così, non concreta, però dichiarata, ecco. Va bene, amici del secondo mazzo, del mazzo nero, io spero che la lettura in qualche modo vi abbia aiutato. Cercate di essere franchi con voi stessi. Prima fate chiarezza mentale dentro voi stessi, perché diversamente qua rischiate di farvi un po' trascinare dalle idee degli altri. Mm? Quindi, per quello che anche qui dice ascoltare l'ego. Se la lettura vi è stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi oppure condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!